Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio piccolissimo laboratorio. Oggi vi farò la recensione della levigatrice a nastro della Parkside, comprata alla Lidl l'anno scorso. Questo è il modello PBS 900C3, costa 39,99 €, sarà di nuovo in vendita lunedì, giorno 28 di gennaio del 2019. La confezione è già aperta, era conservata, un po' maltrattata e strappata. L'ho recuperata apposta per simulare questo unboxing e vedere cosa c'è all'apertura della confezione. Quindi leggiamo i dati tecnici e poi la utilizziamo. Vediamo quindi l'etichetta riportata sulla confezione. I dati tecnici leggermente più approfonditi da questa parte ci dicono che ha un interruttore on-off con rotella di regolazione della velocità del nastro, una funzione di aspirazione integrata con la scatola appunto di raccolta delle polveri che è rimovibile per svuotarla nel nostro cestino, un collegamento per l'aspirapolvere esterno, la facilissima sostituzione del nastro senza alcun tipo di attrezzi, lo scorrimento ottimale del nastro grazie alla regolazione manuale, quindi per evitare che vada troppo a destra o a sinistra si può regolare l'orientamento, un'impugnatura ergonomica adatta ai destri e anche ai mancini. È utilizzabile anche come apparecchio stazionario, quindi fissandolo al banco di lavoro, ed è adatta per i comuni nastri abrasivi che abbiano però la dimensione da 75 x 533 mm, ad esempio Parkside PBSZ 533A1. La potenza appunto dichiarata è di 900 watt, la velocità del nastro va da 240 a 400 metri al minuto, le dimensioni del nastro le abbiamo appena lette. Gli accessori nella scatola in dotazione sono una scatola di raccolta delle polveri, un adattatore, quindi il riduttore per l'aspirapolvere esterna, i due morsetti in metallo che ci permettono di fissarla al banco di lavoro e il nastro abrasivo già installato. Il cavo di alimentazione è lungo ben 4 metri. Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni classica della Parkside, quindi possiamo aprire la confezione ed estrarlo. Questo è il prodotto. È usato, è un po' sporco, il suo cavo elettrico, la scatola di raccolta delle polveri, i morsetti ed il riduttore per l'aspirapolvere. Allora, vediamolo da vicino. Scusatemi se ve lo presento in queste condizioni, ma non ho fatto in tempo a pulirlo, non cambia nulla, l'importante è vedere il suo funzionamento. Allora, questo prodotto è abbastanza pesante, quindi è un apparecchio da utilizzare premendolo sulle superfici per levigarle o utilizzarlo fermo. È un apparecchio che ci permette di usufruire della sua potenza perché appunto offre 900 watt dichiarati di potenza. Sulla parte laterale ha l'uscita, l'attacco per l'aspirapolvere o per posizionarci la scatola, come la chiamano loro, per rimuovere la polvere in eccesso prodotta. Va montata così, in questo caso diventa ancora più bello da vedere, e la polvere prodotta si accumulerà qua all'interno. Per svuotarlo poi questo di qua bisognerà aprirlo e svuotare la polvere in un cestino apposito. Io l'ho già svuotato in parte perché dovevo mostrarvelo, oppure collegare da questa parte direttamente l'aspirapolvere con questo adattatore. Si collega l'aspirapolvere e ovviamente sarà molto più efficace di questa scatolina. Per fissare la levigatrice al banco di lavoro dovremmo utilizzare questi morsetti in dotazione. Va inserito uno dei morsetti in questa parte, così, e l'altro invece sul manico. Vediamo altri dettagli di questa levigatrice a nastro, quindi la sostituzione dello stesso nastro che si effettua spostando questa leva. Una volta aperta questa parte arretrerà, ci permetterà di far scorrere il nastro verso fuori, rimuoverlo totalmente e sostituirlo con uno nuovo nel caso si consumi, oppure per passare a grana differente di spessore inferiore o superiore, ovviamente rispettando la freccia che è riportata come figura all'interno che ci indica il senso di rotazione del nastro. Una volta posizionata per bene si dovrà richiudere. La regolazione dell'orientamento del nastro va fatto tramite questo pomello che ci darà la direzione del nastro, evitando che vada troppo a destra o troppo a sinistra rispetto ai rulli. Adesso l'accenderò, vi mostrerò l'orientamento del nastro e il rumore che farà. Questa rotella di qua, posta sulla parte alta del tasto,
ci consente di regolare la velocità massima che potrà avere, quindi più lo premo più velocemente ruoterà. Però ruotandolo in questo senso aumenteremo la velocità. Questa era la velocità minima, e questa è la velocità massima. Posso assicurarvi che il rumore è davvero assordante. Allora, una volta acceso posso regolare il posizionamento del nastro da questa rotella. Vi faccio vedere che regolandola si andrà spostando a destra e a sinistra. Adesso proverò a levigare questa tavola. Sono un insieme di assi di bancale che avevo costruito tempo fa. L'ho provata anche nella recensione della presa, vi farò vedere. Dovevo buttarla, invece poi in un commento un utente mi ha detto lasciala, la utilizzerai per altre recensioni. Effettivamente mi sta tornando utile. Allora vi faccio vedere come leviga questo legno così maltrattato. Non sto mettendo appositamente l'aspiratore, neanche la scatola, per farvi vedere tutte le sporcizie prodotte. Ok, collego l'aspirapolvere. Adesso proverò a fare un altro tipo di levigatura. Ok, levigherei questo metallo. È collegata all'aspirapolvere che ho già recensito, si accenderà automaticamente all'accensione dell'utensile. Come potete vedere ha levigato in un batter d'occhio anche questo metallo. Qua ha una leggera rientranza, quindi il rullo non arrivava a levigarlo, però dove è arrivato lo ha portato lucidissimo. Adesso sfruttiamo l'opzione che ci dà di mantenere premuto il tasto grazie a questo tastino laterale. Se io premo tutto il tasto, dopodiché premo il tastino, il nastro continuerà a scorrere. Alla pressione successiva del tasto, questo tastino verrà rilasciato e il nastro smetterà di ruotare. Quindi la fisso al banco di lavoro e la proviamo sottosopra in modo stazionario. Ok, adesso l'ho fissata quindi molto saldamente al banco di lavoro. Ho montato una carta abrasiva con una grana veramente molto grossa, è una grana 60, e adesso levigherò questo listello di legno per dargli una forma arrotondata. Va bene ragazzi, ho pulito la scatola per le polveri prodotte, la monto, l'aziono con una grana intermedia. Vediamo adesso se funziona. Perfetto, con la scusa mi sono divertito a fare questa forma così appuntita. Diciamo che comunque lavora abbastanza bene. Vediamo allora l'interno della scatola, vediamo quanta polvere ha raccolto. Beh, diciamo che all'interno c'è un pochettino di polvere, però la maggior parte si è sparsa per il piano di lavoro, quindi funziona, ma non funziona come speriamo. Ogni volta che proviamo a sporcare qualcosa ci illudiamo che possiamo salvaguardare un pochettino dalla polvere tutto ciò che c'è attorno a noi e noi stessi, perché ci si riempie abbastanza di polvere, però
è inevitabile con questo tipo di utensile. Come avete visto mi è scappato dalle mani. Su questo utensile costruirò qualcosa in legno che mi permetta di avere praticamente una base di appoggio, perché più di una volta, a secondo cosa si utilizza, purtroppo possono volare dalle mani se fanno presa sulla superficie, che appunto è una carta abrasiva, soprattutto se la grana è molto grossa, può scivolare dalle mani. Proprio per questo non puntate mai il senso di rotazione verso di voi, perché potrebbe finirvi addosso mal che vada, come è successo poco fa a me. Vai in avanti e non succede nulla. Allora, adesso con questa grana 120 è una carta abrasiva per il legno, proverò lo stesso a rimuovere questi punti di saldatura a filo, questi schizzi, da questo metallo. Vediamo se riesce o se si strappa, tanto per fare un esperimento. Perfetto, quindi anche sul metallo riesce a funzionare. È un trattorino che ci permette di lavorare nel nostro laboratorio in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi sempre occhiali e cuffie, perché è davvero molto molto rumoroso. Nel caso in cui state lavorando anche con oggetti che possano ferirvi, vi consiglio di utilizzare eventualmente anche i guanti, perché vi proteggono le mani. Però diciamo che il pericolo provocato da questo tipo di utensili al limite è che ci si possa limare un pochettino le impronte digitali. È difficile ferirsi con questo tipo di utensili, però le protezioni per gli occhi e per l'udito non sottovalutiamole mai, perché sono davvero degli utensili che a poco diventano fastidiosi per i nostri sensi. Adesso vediamolo nella funzione più semplice, cioè quella di carteggiare una superficie verniciata e rimuovere la vernice dalla stessa. Ah ragazzi, scusatemi, io in questa recensione però voglio salutare Alessandro Russo, che mi ha chiesto di fare appunto la recensione di questo articolo. Hai visto? A poco, anche se ho perso tempo, alla fine sono riuscito a realizzarla. Ciao Ale! Ok, come possiamo vedere ha rimosso in un batter d'occhio tutta la vernice che era presente su questa tavola di legno. Ok, ragazzi, quindi che dire, questa levigatrice a nastro mi piace, funziona bene, ce l'ho da un anno circa e si è sempre comportata benissimo. È vero, è pesante, non può essere utilizzata con una mano, va tenuta bene con questa impugnatura che ripeto è ambidestra e ci permette di posizionarci e lavorare tranquillamente su tutte le superfici, un po' in tutte le posizioni, ma verso l'alto viene un pochettino più difficile. Riesce a sgrossare bene il legno, come abbiamo visto poco fa. Su questa sono riuscito a dare questa forma abbastanza appuntita e ad arrotondare quest'altro pezzetto di multistrato di pioppo. È riuscito benissimo a svolgere la sua funzione, quindi non ho nulla da rimproverargli. In questo tempo che l'ho utilizzato ha funzionato pure bene. Ogni tanto capita, molto raramente, che se mossa lateralmente la carta comunque abrasiva vada troppo da un lato, perché se facendo pressione lo spostiamo ovviamente provochiamo il movimento laterale e quindi possa rovinarsi leggermente sulla parte laterale, ma questo dipende da noi come ci muoviamo. Poi io non so i marchi più blasonati se abbiano questo inconveniente o meno, però su questa purtroppo a volte capita. A breve farò anche la recensione del modello da 600 watt, questo di qua. Farò una recensione dedicata solo a lei, dopodiché farò un video confronto fra le due levigatrici, perché altrimenti se facessi un unico video di entrambe le levigatrici adesso sarebbe troppo lungo. Cioè, prima faccio la recensione di questa da 900 watt, poi faccio quella da 600, dopodiché farò un confronto e vediamo le differenze fra le due. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero che vi sia stato utile per decidere se comprarla o meno, perché uscirà, ripeto, il 28 di gennaio del 2019, e vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, a condividere questo video se lo trovate interessante per i vostri amici e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e alla prossima!